Qua con me ho un filetto di salmone stampato in 3D, incredibile. E voi vi chiederete, ma perché hai un filetto di salmone stampato in 3D? Ve lo spiego subito. Alcuni di voi si ricorderanno che qualche tempo fa ho fatto un video sulla carne coltivata, che vi lascio qua sopra e vi consiglio di andare a vedere, dove praticamente sfatiamo insieme i miti che ci sono dietro alla carne coltivata e tutta la disinformazione che è un po' girata fra i vari giornali nel corso del tempo. E ho cercato a lungo su internet delle aziende che potessero spedirmi della carne coltivata da provare in un video, ma purtroppo a causa del divieto che l'Italia ha imposto a questo prodotto non sono riuscito a farlo. Non è veramente possibile acquistare carne coltivata in Italia neanche facendola spedire. Però nelle mie ricerche mi sono imbattuto in una cosa molto interessante: la carne stampata in 3D. Al contrario di quella coltivata si può acquistare in Italia e ho trovato diverse aziende che la producono sia negli Stati Uniti ma anche in Europa. Una di queste è Revo Foods, un'azienda austriaca che crea prodotti ittici, quindi pesce, stampato in 3D ed esclusivamente plant-based. Quindi ho mandato una bella mail a Revo Foods chiedendogli di provare alcuni dei loro prodotti e mi hanno mandato questo. Come dicevo all'inizio, questo è un filetto di salmone stampato in 3D e completamente plant-based, basato quindi su componenti vegetali, quindi è un salmone vegano. In effetti all'interno di questo salmone non c'è nessun salmone, non c'è pesce. Com'è possibile? Lo vediamo all'interno di questo video, dove vi spiegherò come funziona la stampa 3D degli alimenti, vi racconterò un po' di Revo Foods e alla fine procederemo anche a testare il nostro filetto di salmone. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico e oggi vi porto ancora una volta all'interno degli alimenti 2.0. L'ultima volta abbiamo parlato della carne coltivata e dei miti che ci girano attorno. Se non avete visto il video, ovviamente vi consiglio di andare a vederlo. Prima di cominciare, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare anche la campanella delle notifiche, così saprete sempre quando escono i video. Bene, andiamo direttamente all'interno del video, perché come sapete ogni tanto mi piace anche parlare di altri argomenti, andare un pochino off topic, soprattutto quando si tratta di nuove tecnologie e nuove applicazioni che sono spesso e volentieri soggette a disinformazione. Quindi questo video vuole essere un chiarificatore, vuole mettere le cose in chiaro su quello che riguarda la carne stampata in 3D. Quindi come funziona la stampa 3D degli alimenti? Il tessuto animale è principalmente tessuto muscolare, ma le piante non hanno muscoli, quindi come facciamo a ricreare qualcosa che ha l'aspetto, l'odore e verosimilmente anche il sapore di un prodotto animale, ma che sia fatto da prodotti vegetali? Se ci pensiamo, a livello più semplice, a livello basilare, la carne è composta da proteine, grassi, vitamine, eccetera eccetera, tutto quello che compone biologicamente la carne, e sebbene le piante non abbiano muscoli, contengono comunque vitamine, proteine, grassi, acqua, minerali e via discorrendo. Quindi questa produzione sfrutta questa similitudine fra i due mondi, e se non esiste possiamo provare a crearlo attraverso il trattamento meccanico, fisico o chimico di un ingrediente vegetale. Quindi possiamo andare a modificarlo per renderlo uguale al suo corrispondente animale. Oltre a ricreare i principi nutritivi, poi abbiamo una sfida fondamentale: creare la struttura della carne. Insomma, dobbiamo ricreare, come in questo caso, un filetto di salmone basato su proteine, grassi, vitamine vegetali, ma che abbia comunque l'aspetto di un salmone. Questa pratica si chiama biomimica, ovvero mimare biologicamente la carne animale creata utilizzando componenti vegetali. Ed è qui che interviene la stampa 3D. Il processo per produrre carne basata su vegetali si compone di 3 passaggi principali. Innanzitutto dobbiamo avere dei raccolti, quindi dobbiamo avere delle piante, dobbiamo farle crescere e poi dobbiamo elaborare queste piante in maniera tale da tenere le componenti che ci interessano e scartare quelle che non vogliamo. In secondo luogo, quindi, dobbiamo estrarre proteine, grassi, ingredienti fibrosi che sono all'interno delle piante e togliere gli scarti. Terzo ed ultimo passaggio: mettere insieme gli ingredienti desiderati, a creare una miscela che poi potrà essere inserita in delle stampanti 3D apposite che andranno a ricreare la struttura e l'aspetto della carne, o in questo caso del salmone. Quindi la tecnologia 3D ci permette di ricreare la consistenza, l'aspetto, la struttura fisica, insomma di creare un vero e proprio filetto di salmone, un pezzo di sashimi,
un petto di pollo, qualsiasi cosa, a partire da componenti che niente hanno a che fare con l'animale. La differenza con la carne coltivata è che in questo caso non si prelevano cellule animali e non vengono fatte crescere queste cellule in laboratorio, ma utilizziamo delle piante e abbiamo bisogno della pianta adulta in ogni caso per produrre l'alimento. Quindi non ci sono colture cellulari in laboratorio, non vengono messe cellule in bioreattori e in generale la differenza sostanziale è che non vengono coinvolti animali in nessun modo. Nessun animale è stato coinvolto nel processo di creazione di questo filetto di salmone. Ma quali sono i vantaggi di consumare e produrre carne plant-based? Ci sono tantissimi vantaggi, come potete immaginare, sia a livello etico che a livello ambientale. In effetti produrre carne in questo modo utilizza dal 47 al 99% in meno di terreno. Un dato interessante ci dice che attualmente il 77% dei terreni coltivati serve per l'allevamento, quindi in pratica per dare da mangiare agli animali che poi ci mangiamo, ma il cibo che ne deriva è solamente il 17% di quello che consumiamo, quindi le proporzioni sono completamente sballate. Secondo vantaggio, emette dal 30 al 90% in meno di CO2. In effetti produrre carne con gli animali emette molta più CO2 dell'intero processo che avere delle semplici coltivazioni di piante da cui poi si estraggono i principi nutritivi. Terzo vantaggio, utilizza dal 72 al 99% di acqua in meno, considerando che l'agricoltura animale divora un terzo dell'acqua utilizzata nell'agricoltura globale. Infine, ultimo vantaggio, non utilizza antibiotici. Negli Stati Uniti il 70% degli antibiotici rilevanti a livello medico viene utilizzata in ambito alimentare, quindi per gli animali. Questo è un problema anche a livello medico, perché se diamo piccole dosi di antibiotici agli animali per crescere più in fretta ed essere più resistenti, i batteri nel tempo tendono ad adattarsi e diventare più resistenti, e siccome la maggior parte di questi antibiotici vengono utilizzati anche per gli esseri umani, il sistema sanitario potrebbe avere sempre più difficoltà a difendersi dalle nuove malattie. Poi quinto vantaggio, mi stavo dimenticando, non si utilizzano animali, quindi non esiste più il problema etico del trattamento degli animali negli allevamenti intensivi. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, ci sono anche degli svantaggi nel produrre un alimento di questo tipo. Vediamone alcuni. Lo svantaggio principale di questi alimenti è che sono costosi da produrre e quindi conseguentemente costosi da commercializzare. Dovremmo necessariamente vendere il nostro prodotto a un prezzo più alto. E se anche la carne stampata 3D vegetale costa meno della carne coltivata in laboratorio, comunque si parla di cifre interessanti. In effetti le stampanti 3D dedicate al cibo possono costare dai $1.000 ai $5.000 a seconda della complessità. Il secondo svantaggio è che è difficile da produrre. Alcuni elementi potrebbero anche avere dei problemi di stampabilità e quindi dare dei problemi tecnici. Stampare cibi più complessi potrebbe teoricamente non essere possibile, e anche se cibi come pasta, cioccolata sono già stati stampati in 3D e sono più semplici da ricreare, altri potrebbero non essere così semplici. Ciononostante sono tantissime le aziende che si stanno cimentando in questo nuovo mondo, nel mondo delle stampe 3D del cibo, che potrebbe diventare, se portato su larga scala, più economico e ovviamente più sostenibile. Una di queste, come vi accennavo all'inizio, è Revo Foods, un'azienda austriaca che crea prodotti ittici stampati in 3D. Quindi questo non è un vero salmone, ma è un salmone vegetale, e in particolare si basa sulle micoproteine, ovvero le proteine dei funghi. Gli obiettivi di Revo Foods sono diversi. Innanzitutto creare un prodotto che sia vegano ma che possa dare l'esperienza e il sapore del pesce. Ovviamente offrire un prodotto di alta qualità con dei principi nutritivi di valore. Ridurre l'overfishing. In effetti nessuno dei prodotti di pesce creati da Revo Foods, come dicevamo, utilizza dei pesci reali, quindi non vengono pescati pesci per produrre questa tipologia di cibo. Ovviamente questo toglie pressione agli ecosistemi marini, oltre che a promuovere l'innovazione e la tecnologia anche in ambito alimentare. Per darvi un'idea vi cito alcuni risultati di questa azienda, che secondo me sono straordinari. La produzione di pesce vegetale stampato in 3D ha permesso a Revo Foods di salvare quasi 19.000 pesci dalla pesca, di usare il 95% in meno di acqua, di emettere circa l'80% in meno di CO2, il tutto creando un prodotto nutriente, sostenibile, salutare e vegano. E speriamo anche delizioso. È arrivato il momento infatti di assaggiare questo filetto di salmone. Io, raga, sono davvero curioso. Quindi spostiamoci ai fornelli e vediamo cosa ci racconta questo salmone. Ok raga, bene, mettiamoci al lavoro. Direi che una padellina può bastare. Filo d'olio. Il nostro salmone, eccolo qua raga. Guardate.
sembra proprio un salmone. Cioè diciamo che farei fatica se non sapessi a dire che non è un salmone, cioè non me ne accorgerei probabilmente. A toccarlo già un po' la differenza si sente. Bene, accendiamo. Intanto vediamo i principi nutritivi, vediamo che c'è un sacco di vitamina B, B6, B12, acido folico, pochi carboidrati, pochissimi, tanto omega 3. Ok raga, ci siamo. Ma assaggiare. La consistenza è strana. Ma pazzesco. La consistenza è diversa dal salmone tradizionale, ovviamente è un po' più compatto, tipo. Vedete che sembra tipo un pezzo di burro, ecco. Quindi è più denso. Ed effettivamente, raga, sa di pesce. C'è poco da fare. Grazie agli acidi grassi e ad altre componenti che sono quelle tipiche che danno al pesce il suo sapore e il suo odore. Allora, in realtà di odore non ne fa, però è buono. Vabbè, io me lo finisco, Bene ragazzi, questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato delle informazioni interessanti e aiutato a capirci un pochino di più sulla carne stampata in 3D. Se è così, fatemelo sapere con un like e non dimenticate di dirmi cosa ne pensate nei commenti. E vi ricordo che se volete acquistare anche voi il cibo stampato in 3D di RevoFoods, vi basta andare sul sito ed esplorare tutti i loro prodotti. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!